Nel video precedente abbiamo visto qualche funzione del pannello Radeon. Adesso andiamo a vedere altre funzioni. Allora, in giochi, visualizzazione globale, potete vedere tutte le cose relative al FreeSync, il Virtual Super Resolution, che praticamente tipo in un pannello 1080p vi dà la possibilità di andare anche in 2K e 4K, come adattare la GPU in base alla risoluzione, modalità adattamento in scala, ossia quando si è in una risoluzione inferiore, se mantenere le proporzioni il pannello completo o centrare l'immagine, tipo un 4/3 così, oppure ve lo allarga, eccetera eccetera. La profondità del colore, insomma, dipende come preferite avere il colore. Qua vi spiega un po' come ce l'avete, io ce l'ho a 144 Hz, 1920x1080, eccetera eccetera. Questa è una funzione per più schermi, che è l'Infinity. Praticamente vi dà la possibilità di usare lo schermo come due schermi, come se fossero uno solo, con una diversa risoluzione, più allungato, più allargato, eccetera eccetera. Il colore personalizzato, le risoluzioni personalizzate. Poi in video abbiamo i profili per quando avviamo un video, Cinema Classic che si sono mangiati là, e altre impostazioni che io non uso mai, predefinite e basta. I tasti di scelta rapida, come potete vedere, Alt Z, aprilo a pieno schermo, e qua ci sono tutti i controlli per il replay istantaneo, la schermata, la GIF, il replay in game, la registrazione, eccetera eccetera. Ve ne andate a spulciare e vi vedete man mano tutto quello che volete. In dispositivi potete abilitare l'AMD server, come abbiamo visto la volta precedente, per l'app che vi streama o i giochi o le statistiche in game direttamente sul telefono, o per il VR. Una cosa che non abbiamo visto l'altra volta in generale è nella diretta streaming potete modificarvi le scene, cioè mettere la camera dove volete, la sovrapposizione della chat. Adesso io non, è un pezzo che non streamo, e quando streamavo queste opzioni non c'erano, quindi non vi so aiutare benissimo su questa cosa qua. So che potete selezionare una scritta che passa e cose del genere. In prestazioni abbiamo qui come sta andando la scheda video in metriche, l'ottimizzazione, che praticamente vi permetterà di impostare o su manuale per modificare i voltaggi, le ventole, eccetera, il wattaggio, eccetera eccetera. Però io vi consiglio di non toccare queste cose se non sapete cosa state facendo. Potete fare l'undervolt, l'overclock e l'overclock della RAM. Qui c'è uno stress test per provare le impostazioni, ma se non sapete cosa state facendo non toccate niente. Potete aggiungere un profilo per uno dei giochi che avete, potete anche aggiungerne di nuovi dal di qua, e niente, questo è quello che non abbiamo visto nel precedente video. Con questo vi saluto ragazzi, enjoy!